Buongiorno a tutti. Oggi vediamo un metodo abbastanza semplice per calcolare le probabilità di vittoria in un bear-off in cui manca solo un tiro per giocatore alla conclusione. Seguendo un match tra Vittorio Molé e Henry Sciarra, la mia attenzione si è soffermata sulla posizione che vedete. Infatti mi è sembrata un'ottima occasione per utilizzare il metodo di cui vi voglio parlare oggi. Chi non fosse interessato alla spiegazione matematica può passare direttamente, sfruttando l'indice che appare in basso nel video, alla formula da ricordare. Partiamo con qualche spiegazione dei simboli che useremo. Chiamiamo N1 i tiri del primo giocatore, nel nostro caso il bianco, che non chiudono il game, in quanto non portano fuori tutte le pedine. Chiamiamo N2 i tiri del secondo giocatore, nel nostro caso il nero, che chiudono il game in quanto portano fuori tutte le pedine. Quando vince il nero? Il nero vince se si verifica la combinazione di due eventi. Quindi il bianco non porta fuori tutte le sue pedine e il nero invece sì. Nel calcolo delle probabilità, le probabilità favorevoli sono date dal rapporto tra il numero di eventi favorevoli e il numero di eventi totali. Il numero degli eventi totali, nel nostro caso, è pari alle combinazioni di tutti i tiri dei dadi del bianco e del nero. Quindi 36 per 36 uguale 1296. Il numero degli eventi favorevoli, come abbiamo detto, è pari a N1 per N2. Le probabilità favorevoli al nero sono il rapporto tra questi due numeri. Eventi favorevoli diviso per eventi totali. Le probabilità di vittoria del nero in percentuale sono date quindi da N1 per N2% diviso 1296. Arrotondando, per semplificarci la vita, il rapporto tra 100 e 1296 a 100 diviso 1300, cioè 1 è diviso 13, l'errore è intorno allo 0,3%, quindi abbastanza trascurabile. Pertanto, le probabilità di vittoria del nero in percentuale sono date da N1 per N2 diviso 13. Riassumiamo. Quello che dovete ricordare, la spiegazione precedente potete anche metterla da parte, anche se a mio parere è decisamente interessante. Quindi indichiamo con N1 i tiri sfortunati del primo giocatore, il giocatore al tiro, nel nostro caso il bianco. Indichiamo con N2 i tiri fortunati del secondo giocatore, nel nostro caso il nero. La formula che ci dà le probabilità di vittoria in percentuale del secondo giocatore è data da N1 per N2 diviso 13. Vediamo adesso alcuni casi di applicazione della formula.
Posizione numero 1. Quali sono i tiri con cui il bianco non porta fuori entrambe le pedine? Tutti i tiri che comprendono un 1 e il 3-2, per un totale di 13. Quali sono i tiri con cui il nero porta fuori entrambe le pedine? Tutti i tiri che non contengono un 1, ad esclusione del doppio 1, per un totale di 36 meno 10 uguale 26. La percentuale di vittoria del nero è data dal prodotto tra questi due valori, 13 per 26 diviso per 13, quindi 26%. Possiamo vedere che XG conferma e ci dà un valore di 26,08%. Posizione numero 2. Quali sono i tiri con cui il bianco non porta fuori entrambe le pedine? Tutti i tiri che non contengono un 6 o un 5 o un 2-2-3-3-4-4, per un totale di 36 meno 23 uguale 13. Quali sono i tiri con cui il nero porta fuori entrambe le pedine? Tutti i tiri che non comprendono un 1 o 3-2, per un totale di 36 meno 13 uguale 23. La percentuale di vittoria del nero è data dal prodotto tra questi due valori, 13 per 23 diviso per 13, quindi 23%. Possiamo vedere che XG conferma e ci dà un valore di 23,07%. Posizione numero 3. Quali sono i tiri con cui il bianco non porta fuori entrambe le pedine? 2-1, 3-1, 3-2, 1-1, per un totale di 7. Quali sono i tiri con cui il nero porta fuori entrambe le pedine? Tutti i tiri che non contengono un 1, per un totale di 36 meno 11 uguale 25. La percentuale di vittoria del nero è data dal prodotto tra questi due valori, 7 per 25 diviso per 13. Questo è un caso più complicato dei precedenti, in cui era presente un multiplo di 13, per cui potevamo semplificare. In questi casi ognuno segue la strada che trova più semplice. Io utilizzo una regoletta matematica che mi torna utile. Posso scomporre uno dei due fattori nella somma o nella differenza di due numeri che mi tornano più comodi. In questo caso sostituisco 25 con 26 meno 1 e ottengo 7 per 26 diviso 13, che posso semplificare a 7 per 2 uguale 14, e 7 per 1 diviso 13, che è di poco superiore a 0,5. Il risultato è pertanto 14 meno 0,5 uguale 13,5%. Possiamo vedere che XG conferma e ci dà un valore di 13,50%. Posizione numero 4. Quali sono i tiri con cui il bianco non porta fuori entrambe le pedine? Tutti i tiri esclusi i doppi, per un totale di 36 meno 6 uguale 30. Quali sono i tiri con cui il nero porta fuori entrambe le pedine? Tutti i doppi tranne il doppio 1, per un totale di 5. La percentuale di vittoria del nero è data dal prodotto tra questi due valori, 30 per 5 diviso per 13, quindi 150 diviso 13.
Scomponiamo 150 in 130 più 20 e otteniamo 130 diviso 13 uguale 10 e 20 diviso 13 circa 1,55 per un totale di 11,55%. Possiamo vedere che XG conferma e ci dà un valore di 11,57%. Questo metodo richiede un po' di pratica e di abilità con i numeri, ma è a mio avviso potentissimo. Fatemi sapere se lo trovate utile o invece troppo complicato da usare in partita. Grazie dell'attenzione e arrivederci alla prossima.